Pensate che vi parli di torri evaporative? No, parlo di biogas e di deumidificazione. Perché biogas e deumidificazione? Negli ultimi anni si sono sviluppate molto le applicazioni di cogenerazione per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili. Una di queste fonti rinnovabili deriva dal biogas. È un'applicazione molto interessante che spesso ci capita di gestire dal punto di vista termico, soprattutto per la deumidificazione del biogas. Ovvero cosa accade? Il biogas è un elemento naturale che solitamente deriva da decomposizione di rifiuti, deiezioni animali e evidentemente è un gas che sicuramente è un combustibile ma contiene parecchia umidità al suo interno. Questa umidità, se trasportata all'interno del motore, andrebbe a danneggiarlo. Di conseguenza cosa si fa? Bisogna deumidificarlo. Per deumidificarlo si utilizzano dei sistemi con gruppi frigoriferi e scambiatori di calore a fascio tubiero appositamente progettati che tramite una miscela di acqua glicolata molto fredda raffreddano e deumidificano il biogas prima di inviarlo al motore. Potete vedere da queste immagini un tipico esempio di come venga realizzato un impianto. Solitamente si utilizzano dei chiller a temperatura molto bassa, diciamo vicino al congelamento, temperatura più 1 più 2 gradi. Il biogas che arriva dai digestori arriva a una temperatura di 35-40 gradi e deve essere raffreddato il più possibile, diciamo attorno ai 4-5 gradi, in modo da abbattere quanta più umidità contenuta all'interno del gas stesso e restituire il gas che va ad alimentare il motore con un grado di umidità assoluta molto basso. In sostanza noi avremo all'uscita dello scambiatore un'umidità relativa al 100%, ma il contenuto assoluto di acqua, diciamo di umidità all'interno del gas sarà ridottissimo. All'uscita dello scambiatore solitamente poi si mettono dei separatori di condensa che non sono altro che grossi, chiamiamoli così, bidoni, dove viene raccolta questa condensa, questo condensato e viene espulso ed eliminato. A valle ancora si mettono dei filtri per andare a filtrare ulteriormente questo gas che poi andrà ad alimentare il motore. Interessante? Un saluto a tutti!